Ciao a tutti, sono Patrizio di Project Watch e finalmente andremo a trattare l'argomento del Seamaster 600 Vintage. Mi sono aiutato con il libro di Snardi, un editore italiano, con il suo libro Mega Seamaster Vintage e qualche notizia l'ho cercata in rete e altre invece mi sono aiutato con delle pubblicità vintage che trattavano l'argomento di questo orologio. Vi racconto la storia di questo orologio perché vorrei trasmettervi la passione che mi lega a questo iconico segnatempo. Ho deciso di suddividere questa storia, questo argomento in 3 capitoli. Nel primo andremo a trattare la storia di questo orologio, nel secondo parleremo dell'orologio e il suo corredo tecnico e nel terzo capitolo andremo a parlare di una guida all'acquisto per facilitare chi si volesse appunto cimentare nell'acquisto. Quindi partirei subito con la storia. La storia del Seamaster 600 nasce nel 1967 quando Omega acquisì un consulente specializzato in orologi diver. Il suo nome era Frederick Robert. Lo stesso Robert era il fondatore e creatore della società di orologi Aquastar. Nello stesso anno Omega brevetta la cassa del Polprof 600 e nel 1968 affida la gestione del Polprof a Robert. In un periodo storico importante di questo brand, in quanto erano impegnati anche sul fronte spaziale con il loro Omega Speedmaster, un iconico cronografo che ha conquistato lo spazio e subito dopo la Luna. Quindi si voleva replicare con questo orologio professionale subacqueo che potesse soddisfare le esigenze di chi praticava lavori in immersione. Denominato dai subacquei francesi Ploprof. Plo sta per plongeur e Pro sta per professionnel, che tradotto in italiano sarebbe subacqueo professionista. Qua subentra un'azienda specializzata in lavori subacquei, la Comex, azienda leader nel settore che aiutò a sviluppare questo iconico orologio nato esclusivamente per essere utilizzato come attrezzo di lavoro. Infatti le sue linee erano concepite per essere funzionali per un sub professionista. La commerciabilità e l'estetica erano messe in secondo piano. L'unico obiettivo di questo orologio era quello di realizzare uno strumento resistente e affidabile che potesse sopportare profondità estreme sotto il livello del mare e pressioni costanti che si potevano verificare durante i tempi trascorsi nelle campane di decompressione. Nel 1970, se esisteva un'organizzazione privata che potesse testare nel miglior dei modi questo orologio, questa organizzazione era la Comex. La Comex è l'acronimo di Compagnie Maritime d'Expertise. Nasce nel 1961 da Henri Delase in Francia, a Marsiglia, ed è specializzata in operazioni di costruzioni petrolifere e gasdotti in immersione. Comex è stata pioniera delle immersioni in saturazione profonda, sperimentando miscele di gas e attrezzature per le immersioni subacquee, progettando anche un centro sperimentale iperbarico. Il creatore della Comex ha partecipato personalmente alle prime immersioni con elio a profondità di 335-360 metri. Incaricati dalle aziende petrolifere di lavorare a una condotta sottomarina nel golfo di Ajaccio, al largo delle coste francesi, la Comex testò il Polprof 600 durante la missione Janos 2 nel 1970. 3 uomini alloggiavano in una camera pressurizzata a 200 metri di profondità per 8 giorni, dove potevano uscire per effettuare lavori a turni di 3 ore al giorno alla profondità di 253 metri. E nel 1952 Henri Delase, prima di fondare la Comex, conobbe e andò a lavorare con Jacques-Yves Cousteau. Lavorarono insieme per 3 anni
all'ufficio francese per la ricerca sottomarina, un collegamento importante, inventò nel 1943 il respiratore ad aria, l'Aqualung, che permetteva al sub di immergersi per lungo tempo sott'acqua, dando così vita alle immersioni subacquee come le conosciamo oggi. Nel 1963, invece, sviluppò una macchina fotografica subacquea chiamata Calypso Photo. Fu anche il primo ad sperimentare, insieme ai suoi collaboratori, l'uso delle campane subacquee nel 1962. Cousteau vinse 3 premi Oscar come regista dei suoi film documentari, dove appare anche l'iconico Ploprof durante le riprese. Il Ploprof è stato costruito con le migliori tecniche all'avanguardia per quell'epoca. Uno dei problemi maggiori era l'espulsione dell'elio, un gas con molecole più piccole che riesce a penetrare negli orologi a differenza dell'aria e dell'acqua. Durante la risalita, per la decompressione nella campana, degli habitat asciutti dove il sub si decomprimeva e respirava miscela di gas, aria e elio, c'era il rischio che durante la risalita l'elio, compresso dalla pressione in profondità e riprodotto dalla campana, man mano che ci si avvicinava al livello del mare in risalita, le molecole si espandevano e non riuscendo più a uscire, comprimevano l'orologio dall'interno facendo saltare il vetro. L'elio è un gas respirabile che viene miscelato insieme all'aria, all'ossigeno delle bombole, per permettere di poter effettuare delle immersioni in profondità e non rischiare la narcosi di azoto, perché l'azoto, che è presente nell'aria per il 78%, se compresso, no? Andando in profondità, le molecole si comprimono e riesce a passare la barriera alveolare, si lega all'ossigeno creando ossido di azoto. Questo ossido di azoto, che in poche parole non è nient'altro che lo chiamiamo in medicina gas esilerante, e quindi è tossico per l'uomo. Per raggirare questo problema, l'Omega crea una cassa monoblocco ricavata dal pieno, limitando le entrate se aveva più probabilità di non far penetrare questo gas, l'elio appunto. I componenti, il calibro, il quadrante e il vetro venivano inseriti dall'alto, appunto questo ultimo, un vetro minerale con una bordatura esterna, veniva bloccato tramite un anello e delle guarnizioni, che in caso di compressione da immersione aiutavano a rendere ancora più impermeabile questo orologio, cioè non faceva entrare questo gas che era appunto l'elio. Un aneddoto per questa cassa è che fu utilizzato per l'epoca l'acciaio urano, molto più comunemente chiamato oggi acciaio 904L. Era un acciaio altamente resistente alla corrosione che Omega fu la prima ad utilizzarlo, e la stessa Comex lo usava per le sue attrezzature subacquee. Un'altra funzione fondamentale per un sub professionista è la lunetta. Cioè, il problema di muoverla accidentalmente in immersione fu risolto con un dispositivo di bloccaggio, ovvero un tasto in plastica rosso che serviva a sbloccare la ghiera bidirezionale. Altra peculiarità iconica di questo orologio è la doppia corona con dispositivo di sicurezza, una corona quadrata estraibile e un'altra corona che, avvitandola, portava a sé la corona quadrata, serrando ermeticamente l'orologio. In alcuni rari casi la corona che veniva avvitata poteva essere in plastica rossa, però presumo che per una problematica di usura non fu più prodotta. Un'altra curiosità invece, i primi prototipi di Diploprof erano costruiti con un materiale all'avanguardia, il titanio. Non ne furono costruiti più di 10 pezzi.
Il titanio era un materiale molto costoso e di difficile lavorazione. All'epoca il titanio veniva utilizzato per gli aerei di linea e militari. Il titanio sarebbe andato a risolvere il problema del peso, perché una cassa in titanio pesava 49,5 grammi contro invece gli 82,5 grammi della cassa in acciaio. Ma però bisognava anche considerare che era troppo costoso e non era possibile costruire la cassa in serie. Quindi il titanio fu abbandonato per l'acciaio, che già costava il doppio di listino, così con la cassa in acciaio costava già il doppio di listino di un Rolex Submariner all'epoca, in quegli anni, negli anni 70. Una vecchia pubblicità testimonia che nel momento del lancio commerciale nel 1971 il Pearl Prof era stato testato garantendo una profondità di immersione di 1000 metri, superando abbondantemente i 600 metri di cui onora il nome. Un test effettuato in laboratorio presso la Ocean System conferma che il Seamaster arrivò ad un'ipotetica immersione di 1370 metri prima che la forte pressione, comprimendo il vetro contro la sfera dei secondi, bloccò il meccanismo, fermando così l'orologio. Vi sono innumerevoli assegnazioni per questo orologio, assegnazioni militari. Ultimamente è stato scoperto un Pearl Prof 600 con un'assegnazione di una missione in Alaska. Un'altra curiosità, che questo orologio era spesso visto sul polso di un imprenditore italiano della fabbrica della Fiat, il famoso Gianni Agnelli. Lui era solito portare gli orologi sopra il polsino della camicia. Il Seamaster 600, dopo quasi 10 anni, dal 1971 al 1979, esce in produzione. L'avvento del quarzo destabilizza il mondo dell'orologeria, annientando così l'ultimo vero orologio subacqueo. Per fortuna però l'orologeria meccanica risorge nel secondo millennio. Bisogna aspettare il 2010 per vedere la nuova edizione dell'Omega Seamaster 1200 metri, per vedere il nuovo Omega Pearl Prof. Un Omega Pearl Prof rivisitato in chiave moderna, con calibri di ultima tecnologia, un calibro coaxial con la valvola dell'elio e la lunetta zaffiro. Ok, io avrei finito questa puntata e ci diamo appuntamento per la puntata seguente, che parleremo dell'orologio più tecnicamente e del suo corredo. Bene, io vi ringrazio a tutti e vi saluto, grazie per l'attenzione.